Ciao a tutti, in questo video parliamo dell'ostruzione del dotto biliare extraepatico nel gatto. Anatomicamente il dotto extraepatico, cioè il dotto che collega fondamentalmente il fegato alla prima parte dell'intestino, il duodeno, si unisce al dotto pancreatico prima di arrivare al duodeno, mentre invece nel cane arrivano con due dotti separati, il dotto epatico e il dotto pancreatico. Questo vedrete che sarà molto importante, soprattutto come causa di questa patologia. Fondamentalmente possiamo suddividere le cause di questa ostruzione in cause extraluminali compressive, ovvero una compressione dall'esterno, o intraluminali diciamo ostruttive, cioè qualcosa che blocca fondamentalmente all'interno del lume. Poi le possiamo dividere in cause più frequenti e in cause meno frequenti. Le cause più frequenti fondamentalmente sono la triadite nel gatto. La triadite fondamentalmente è un'infiammazione del pancreas, quindi una pancreatite, una colangioepatite e la malattia infiammatoria intestinale. Questo fondamentalmente si forma dell'edema che può andare a ostruire chiaramente il dotto extraepatico e quindi dare una colestasi, ovvero la bile non riesce a fuoriuscire nell'intestino e quindi rimane chiaramente all'interno della cistifellea o comunque delle vie biliari, dando ovviamente dei grossi problemi dal punto di vista del generale del gatto. Quindi avremo dei gatti che tendenzialmente avranno le classiche manifestazioni di quando hanno delle problematiche epatiche, quindi anoressia, vomito, ittero, inappetenza, dimagramento, epatomegalia, quindi avremo delle caratteristiche simili come le troviamo in altre patologie sempre che colpiscono il fegato. Se c'è poi un'ostruzione totale potremmo avere anche le feci acoliche, quindi feci molto bianche, perché ovviamente non hanno, la bile non riesce a raggiungere l'intestino. Inoltre possiamo avere un ipovitaminosi K perché non c'è un riassorbimento da parte delle vitamine, quindi chiaramente possiamo avere dei gatti con ipovitaminosi K. Importante poi nella gestione chiaramente la terapia di questa patologia. Fondamentalmente altre cause di ostruzione del dotto extraepatico biliare fondamentalmente possono essere delle neoplasie dell'albero biliare oppure delle neoplasie esterne che vanno poi a comprimere, quindi una neoplasia magari pancreatica che poi va chiaramente a comprimere dall'esterno il dotto biliare. Più rare possono essere un'ernia diaframmatica, quindi l'ernia diaframmatica vi metto qua il video e anche in fondo vi metterò il video sull'ernia diaframmatica nel gatto. Abbiamo questo spostamento di organi dall'addome al torace per una rottura del diaframma e quindi può esserci un'occlusione, una compressione anche del dotto a causa di questo trasferimento di organi dall'addome al torace. Possono esserci anche delle colelitiasi, cioè dei calcoli chiaramente di bile, di colesterolo che possono andare ad occludere. Nella mia carriera ho visto un cane che aveva avuto questo problema di colelitiasi che bloccava completamente il dotto biliare, che quindi chiaramente è stato inserito uno stent per far sì che poi la bile potesse fuoriuscire, quindi poi cambio alimentare perché è molto importante la gestione delle colelitiasi, l'alimentazione, così come nell'uomo. E fondamentalmente più rari sono le cisti epatiche, i distomi, esistono dei parassiti che possono andare a occludere e a volte qualche corpo estraneo che dall'intestino magari va a occludere il dotto. Nel gatto anche una disfunzione dello sfintere di Oddi può essere causa dell'ostruzione del dotto biliare extraepatico. Come vi dicevo, quali sono le sintomatologie di questi gatti? Anoressia, vomito, dimagramento, feci acoliche, epatomegalia, a volte la palpazione possono avere dolore anche se il gatto è bravo a a non manifestare esageratamente il dolore. Tendenzialmente agli esami del sangue avremo gli enzimi epatici chiaramente alterati, un aumento della bilirubina a causa della colestasi e chiaramente a livello ecografico, che è quello che a volte ci permette la diagnosi, vedremo ovviamente una dilatazione delle vie biliari, un'epatomegalia, possiamo avere
vedere fondamentalmente la causa per cui c'è questa ostruzione, nel caso in cui anche la diagnostica immagine avanzata, se abbiamo dei dubbi su che cosa sta creando questo tipo di colestasi, questo tipo di blocco. La terapia fondamentalmente è quella di andare a disostruire, se è possibile, nel caso di colelitiasi, oppure utilizzare dei farmaci che aumentano, per esempio l'acido urso desossicolico o l'S-adenosil metionina. In alcune situazioni la terapia medica funziona, però se ovviamente c'è una massa, c'è comunque qualcosa che ha bisogno a livello chirurgico, chiaramente si interviene a livello chirurgico, anche se i tassi di mortalità e morbilità sono molto elevati in corso di neoplasie di quella zona, perché chiaramente è una zona molto delicata ed è molto anche interconnessa tra vari organi, pancreas, intestino e fegato. Quindi in base chiaramente alla causa, la prognosi chiaramente passano da essere prognosi magari buone a prognosi estremamente riservate e infauste. Per esempio nel corso della triadite la prognosi è buona, nel corso ovviamente di una neoplasia delle vie biliari probabilmente la prognosi ovviamente è più infausta. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qua sotto se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane e del gatto. A volte in questo canale parliamo anche di curiosità legate al cane e al gatto, non solo di medicina. E se volete sostenere il progetto un bel mi piace al video. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti.